Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andremo a vedere le tendenze energetiche per il lavoro per il mese di novembre e iniziamo con il segno dei gemelli. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per voi. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo e se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche scritta nelle info del canale. Ok, partiamo con un matto. Cinque di pentacoli, re di pentacoli e sacerdotessa. Ragazzi, molte persone con questo matto inizieranno un nuovo ciclo, un nuovo percorso, è un nuovo inizio. Può essere un nuovo tipo di lavoro, un nuovo hobby, un nuovo percorso di studi magari per qualcuno. Poi però abbiamo questo 5 di pentacoli verso metà novembre. C'è qualche questione che provoca una certa delusione. Ho la sensazione che qualcuno si senta incastrato in qualche situazione. Ma terminiamo con un re di pentacoli e la sacerdotessa. Devo dire che si termina bene, ecco. Ripartiamo, andiamo a vedere dal matto, andiamo a vedere con i mini tarocchi, magari con qualche sfumatura in più. Allora, abbiamo la carta della luna, la giustizia e un 5 di spade. Notare che avete due 5, 5 di spade e 5 di pentacoli. Allora ragazzi, qui potrebbe proprio essere un nuovo contratto all'inizio di novembre, un nuovo accordo. C'è la giustizia, quindi è come se venisse regolarizzato qualche cosa. Ma visto che il matto parla di nuovi inizi, nuove avventure, ho come l'idea che per molte persone potrebbe essere un lavoro nuovo, se siete magari disoccupati troverete lavoro, diversamente se siete professionisti, liberi professionisti, potreste iniziare magari una nuova collaborazione. Vi dirò, avete anche la carta della luna, quindi non vi nego che ci potrebbero essere dei dubbi, delle paure, delle incertezze, soprattutto con questo 5 di spade a livello mentale potrebbero esserci parecchie lotte interne, mi verrebbe da dire, o se fosse una collaborazione con qualcuno, potrebbe essere un momento dove non ci si riesce a mettere d'accordo. È per quello che probabilmente c'è la giustizia, perché c'è bisogno di regolarizzare la questione, di mettere in regola, di dare delle regole, insomma. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Abbiamo un re di bastoni e un 6 di pentacoli. Devo dire che con il 6 di pentacoli di solito si parla di qualcuno che aiuta, qualcuno che è generoso, ma qui ho come la sensazione che questo re di bastoni vi potrebbe deludere. O se per esempio il re di bastoni foste voi, magari in una posizione di comando, in una posizione di leadership, ho come la sensazione che per quanto facciate, per quanto diate, abbiate sempre questa sensazione di non essere in ordine, di non essere al posto giusto, di non essere valutati giustamente. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Abbiamo l'eremita al contrario e un asso di bastoni, ragazzi. Allora, questi due re potrebbero essere due personaggi diversi. Da un lato qualcuno che vi crea magari una delusione, o la delusione sta nel fatto appunto che se il re rappresenta voi,
che abbiate qualche tipo di difficoltà nella gestione della quotidianità. Vi dirò, per qualcuno può essere una difficoltà nella gestione del tempo in questo periodo, ok? Troppi impegni, troppe persone da aiutare, troppe persone da sentire ed è un po' come se ehm, non sprecaste, però come si dice? È come se avesse l'energia diluita, diciamo, un po' di qua, un po' di là, per capirci. E invece poi con quest'ora di pentacoli ho come la sensazione che, perché abbiamo un asso di bastoni, si inizi a fare qualche cosa in modo determinato, con una certa intenzione. Potrebbe essere una persona che vi viene in aiuto, potrebbe essere un contabile, potrebbe essere uno specialista di qualche settore, perché è come se non ci vedeste chiaro, aveste bisogno di una mano, ok? Probabilmente il numero di compiti che dovete fare o il tipo di compiti che avete in questa nuova posizione, in questa nuova situazione, potrebbe essere un po' troppo per voi. Di conseguenza è come se aveste bisogno di consultare qualcuno per agire con più intenzione, in modo più determinato, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Appeso al contrario e 2 di bastoni al contrario. Dunque ragazzi, qui con la carta dell'appeso c'è uno sblocco, è al contrario. Si sblocca qualche cosa, si sblocca il vostro modo di vedere. Ho l'idea che l'intervento di questa persona, di questo re, possa darvi la possibilità di chiudere un capitolo per iniziarne un altro, perché qui appunto avete la sacerdotessa, è come se iniziaste a vedere al di là, è come se iniziaste a... perché sono due carte che mi dicono che dovete prendere atto semplicemente di quello che è e da lì partire, senza arrovellarvi troppo il cervello sul che cosa ho fatto male, che cosa ho fatto bene, che cosa avrei potuto fare di più o cose per lo stile. Allora, se siete senza lavoro, ragazzi, è facile che arrivi un lavoro, abbiamo anche un 6 di pentacoli, parla di contratti, parla di soldi, fondamentalmente. Ho come la sensazione che il ruolo che andrete a prendere non sarà esattamente remunerato come voi ve lo aspettate, ma ho anche la sensazione che sia solo questione di tempo. Sapete, ci sono quei ruoli il cui stipendio vanno a scaglioni. Qui è un po' quella sensazione lì, però poi c'è questo re di pentacoli, c'è l'abbondanza, c'è l'azione, c'è l'intenzione, c'è il fatto di, ripeto, potrebbe essere qualcuno di esterno che magari vi viene in aiuto, o potrebbe essere semplicemente il fatto che voi prendiate in mano le redini della situazione, perché qui arriverete ad un punto dove capirete in che direzione guardare al futuro. Se siete autonomi, vi dirò, ci potrebbero essere delle nuove collaborazioni. Se per caso state cercando di cambiare lavoro, ecco, o lo avete già fatto, o perlomeno nel mese di novembre non vedo cambi, per adesso, cioè nel senso questo ve lo devo dire. Poi comunque ricordatevi sempre che ci sono anche le stese sull'autunno da guardare e nello specifico per il lavoro ci sono le stese del secondo semestre 2023. Le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Lì c'è proprio una stesa specifica per il lavoro nel prossimo semestre, in questo semestre, insomma. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. La guida, imperatrice, e asso di coppe. Scusate, questo come si chiama? Un 3 di aiuto, acqua, fiori, bastoni. No, non è bastoni, è denari. I bastoni sono rossi. Comunque, ragazzi, sta di fatto che avete bisogno di
Mi viene da dire diventare la guida di voi stessi, ok? Perché qui sì, è vero, questo re di pentacoli potrebbe essere questa guida che arriva e poi qui abbiamo un seguire il flusso, seguite l'intuito, semplicemente prendete quello che c'è e miglioratelo e da lì partite. È un asso di coppe, comunque parla di nuovi inizi anche questa carta qui. Andiamo a vedere una carta delle fatine. Grossi movimenti economici non ne vedo, sinceramente, né in entrata né in uscita. C'è un 6 di pentacoli, ma si controbilancia con questo 5 di pentacoli, quindi ecco, insomma. Allora, autenticità, qui parla di togliere le maschere, ragazzi, la vedete? Quindi si tratta di ascoltare quello che voi avete dentro, il vostro sé superiore. Unità, qui ho come l'idea che vi inviti a trovare un'unione di intenti con il gruppo, con il collega, con il collaboratore. Trovate una via di strada, una strada comune. E poi abbiamo la carta di bellezza. Ecco, questa fatina, scusate, questa fatina sta dipingendo letteralmente un arcobaleno. È un po' come se vi dicessero di dipingere voi stessi il bello intorno a voi. E non date mai troppo retta ai pettegolezzi, alle voci di corridoio, ok? Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che un po' la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere nei commenti con un like, con l'iscrizione. Se avete piacere potete anche condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti agli amici della bilancia. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese di novembre per il lavoro. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere. Giudizio. 10 di coppe, 7 di pentacoli, re di bastoni e 7 di spade. Allora, con la carta del giudizio si può fare riferimento a qualche tipo di risveglio spirituale, qualche tipo di nuovo inizio, quindi per qualcuno potrebbe fare riferimento a un nuovo lavoro, oppure potrebbe essere una notizia che arriva dal passato, che arriva... È come se aveste mandato un curriculum di cui vi siete dimenticati, a un certo punto questa azienda vi telefona, vi contatta, oppure potrebbe essere un cliente che avevate contattato. Insomma, c'è un contatto da parte di qualcuno che non vedete da tempo. Devo dire che verso la metà di novembre, con questo 10 di coppe al contrario, siete sì in una fase... In una fase dove ne manca un pezzo. È come se aveste bisogno di completare un lavoro, un gruppo, un circuito, ma ho come l'idea che sarete portati ad aspettare con questo 7 di pentacoli. Andiamo a vedere carta per carta, partiamo dal giudizio. Abbiamo un 5 di bastoni e un 4 di pentacoli. Allora, ragazzi, con il 5 di bastoni si può parlare di pettegolezzi. Come se nell'ambiente lavorativo ci fossero delle comunicazioni che potrebbero arrivare, piuttosto che l'attaccamento a un pettegolezzo in particolare. Se non sono i pettegolezzi, può fare riferimento a una sorta di competitività che state vivendo all'interno del lavoro o nel vostro ambiente di riferimento. Quindi se per esempio siete liberi professionisti e non lo so, vi occupate di tagliaerba, per dirne una, è come se ci fosse tanta concorrenza. Se vi occupate di bellezza, di... Ma guardate, in realtà è un 5 di bastoni, quindi sono proprio anche quasi competizioni sportive, competizioni di tipo fisico.
Andiamo a vedere il 10 di coppe. Asso di denari, 8 di pentacoli, fante di spade e 3 di spade. Ragazzi, ho come la sensazione qui che qualcuno potrebbe essere trasferito, spostato, redirezionato, riqualificato. Sì, può anche essere che a novembre riceverete una telefonata, una notizia, una lettera che vi dice che vi dovrete spostare. Per qualcuno, spero per pochissimi, quasi nessuno, spero di sbagliarmi, anzi. Ragazzi, ci potrebbe essere una perdita del lavoro, oppure appunto dovuto a questo cambio che dovete fare, a questa nuova rinascita, ci sarà questa sofferenza di cui ci parla il Tre di Spade perché c'è da spostarsi, c'è da cambiare lavoro, c'è da cambiare gruppo, ambiente di lavoro. Andiamo a vedere il 7 di Pentacoli. Wow, abbiamo un cavaliere di coppe, abbiamo un 5 di denari e un carro al contrario. Qui ho come la sensazione che cerchino invece di recuperarvi. Se qui ve ne volevate andare, diciamo che il giudizio è una rinascita. Se qui si parla di un qualche cosa di nuovo che potrebbe iniziare, ma che voi forse in realtà non volete tanto lasciare, qui verso metà novembre arriverà il momento dove, ok, vi deciderete, bisogna farlo, quello che bisogna farlo si deve fare, punto, senza troppi sentimentalismi, perché sennò poi non lo si fa più. Guardate, potrebbe anche essere un contratto di lavoro del quale magari parlate a inizio novembre e poi è come se non si arrivasse a un dunque, ok? Però vi dico anche che con questo 7 di pentacoli vi dice di aspettare l'offerta di qualcuno, perché c'è un cavaliere di coppe. Quindi o qualcuno, ragazzi, qua vi dà una mano per uscire da una certa impasse, da un certo momento stagnante, mi verrebbe da dire. È come se vi invitassero a non effettuare quel tipo di scelta. Come se ci fosse qualcuno che cerca di tirarvi indietro, di tenervi lì fermi. Voglio andare a vedere il re di bastoni. Mondo e 2 di spade. Allora, il re di bastoni potrebbe essere il vostro capo, potrebbe essere un cliente magari molto importante. Sta di fatto che ho come la sensazione qui, perché qui vi dicono non spostatevi, qui col mondo vi dicono sì, spostatevi. Quindi con questo 2 di spade il dubbio potrebbe essere nel sto o vado, perché ho come la sensazione che vi potrebbero fare un certo tipo di offerta molto allettante, che però ragazzi non lo so quanto valga la pena, perché qui c'è il 7 di spade, probabilmente questa azienda, questo datore di lavoro, questo cliente, fornitore, insomma chi è, non vi vuole perdere e sta cercando in qualche modo di farvi un'offerta che però non ha tanto corpo, ok? È un po' carente anche a livello economico. C'è, anzi, datemi una carta per il 7 di spade. Ragazzi, c'è qualche cosa di poco chiaro per quello che riguarda il contratto, l'ufficializzazione del lavoro, l'equilibrio lavorativo. Avete un fante di spade. Qualsiasi cosa vi offrano, leggete sempre tutto bene nei minimi dettagli, soprattutto se si tratta di un lavoro nuovo, di una nuova mansione. Ho come anche l'idea che qualcuno verrà riqualificato. Se prima faceva un lavoro dove ci si spostava parecchio, potrebbe esserci una sorta di proposta a non muoversi più tanto, cambiare di sede ma rimanere poi in quella sede lì. Però fate attenzione perché con queste due carte c'è qualche cosa di losco, qualche cosa di non detto per quello che riguarda
un accordo, un'ufficializzazione, un ruolo, un qualche tipo di mediazione che dovrete affrontare. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. La mente. Poi abbiamo celebrazione. Gli amanti, amichevolezza, 2 di coppe, 6 e gli amanti, celebrazione, la mente. Allora, ho un'altra dritta da darvi. Se per caso la persona che vi sta offrendo questo cavaliere cioè l'offerta in sé, è un'offerta dove mischia amore e lavoro, romanticismo e lavoro, cioè nel senso se c'è qualche provolone o qualche seduttrice, insomma, nel mondo del lavoro che vi dà a intendere che ci potrebbero essere anche secondi fini, fate attenzione perché è un gioco della mente, ok? C'è da celebrare, c'è il 3 di coppe, quindi sicuramente ci sarà un successo, anche perché qui abbiamo il mondo che è una chiusura di cicli, è un raggiungimento di un risultato, e poi abbiamo 2 carte di forte equilibrio, di forte legame emotivo. Questa è una carta di amor proprio e questa è una carta di compromesso. E qui di nuovo ce l'avete gli amanti. Ecco, però erano per spiegare il 7 di spade, quindi è come se ci fosse qualche cosa di romantico all'interno di questa situazione. Non è sano, ragazzi, perché o c'è già un matrimonio in piedi, o c'è già qualche tipo di contratto in piedi, ok? Non vi fate fregare dalle parole, non vi fate intortare con la mente, fondamentalmente. Mm? È come se qualcuno si professasse come: non ti preoccupare che nella mia azienda risolverai i tuoi problemi di lavoro, non ti preoccupare che grazie a me. È come se vi vendessero la salvezza, per capirci, ma non vi fidate. Ognuno si salva da sé, questo ricordatelo. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile, insomma, che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici dell'Aquario, andiamo a vedere anche per voi che aria tira per il mese di novembre. Come dico sempre, ragazzi, le letture sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Scusate, sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere per il mese di novembre. Fante di pentacoli, 5 di spade, 4 di coppe e cavaliere di bastoni. Bene. Vedo nuovi inizi, nuovi percorsi professionali, nuovi percorsi di studi, nuovi corsi di aggiornamento, qualche cosa che vi dà la possibilità di espandervi, di espandere, diciamo, la vostra maestria, la vostra conoscenza, le vostre doti in qualche settore nuovo, mi verrebbe da dire. Ho come la sensazione che ci sarà un momento di défaillance, nel senso che c'è un 5 di spade e un 4 di coppe, è come se non vedeste qualche cosa, potrebbero esserci dei conflitti interni, tipo: ma sono sicuro o sicura che voglio infilarmi in questa nuova avventura? Che cos'è che non vedo? Non so se la voglio accettare, non so se sono in grado, non so se mi va di passare il tempo a gestire anche queste cose qua. Andiamo a vedere carta per carta. Asso di spade e amanti, potrebbe essere una nuova collaborazione, potrebbe essere un nuovo tipo di lavoro. Parlo di collaborazione perché vedo gli amanti, ma non è detto, può anche essere semplicemente un nuovo inizio in equilibrio e armonia, qualche cosa che per voi
nutre l'amor proprio. Però vi dico, c'è un asso di spade, o è una comunicazione che viene fatta, o è un qualche tipo di lavoro volto alla comunicazione con un gruppo, con gli altri, col mondo esterno. L'asso di spade parla anche di qualcuno che mette in ordine le idee. È come se ci fosse appunto un nuovo inizio all'inizio di novembre. Potrebbe anche semplicemente essere magari un interesse laterale al lavoro che poi potreste integrare col lavoro. Cioè nel mio caso specifico io leggo i tarocchi, ma ho come passione da tantissimi anni quella dei cristalli, faccio anche bigiotteria e potrei integrare, per farvi capire, no? Andiamo a vedere il 5 di spade. Regina di bastoni. E 5 di bastoni. Qui c'è qualcuno che rompe l'anima, ragazzi, che vi fa letteralmente venire mal di testa. Considerato che una regina potrebbe essere una donna, ma sapete che non è detto, sono energie. C'è comunque una figura con un forte potere persuasivo, mi verrebbe da dire. Metà novembre preparatevi psicologicamente, fatevi un eflebo di pazienza, ehm, però ci potrebbero essere delle discussioni, delle incomprensioni, dei disaccordi. Potrebbe essere una collaborazione tra questo fante di pentacoli e la regina, quindi si può anche trattare di due persone che hanno una differenza di età importante. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 9 di pentacoli e fante di coppe. Io qui ho come la sensazione che vi sentiate talmente schiacciati da questa situazione, da questa persona, da queste tensioni, che arriverete ad un certo punto e vi chiederete: ma ho effettivamente scelto la cosa giusta? Sono sicuro, sicura di voler collaborare? Perché non vedo questa indipendenza, questa possibilità di sviluppare le idee che avevo all'inizio magari. Tenete presente che comunque il 9 di pentacoli è una carta di forte abbondanza e forte indipendenza, ma in un certo senso è come se non lo vedeste, non ve ne rendete conto. Probabilmente siete talmente assorbiti da questi 2 5, da queste lotte interne o esterne, pettegolezzi, discussioni, quelle cose lì, sono distrazioni, diciamo, che è come se non riusciste a focalizzare quanto di buono sta arrivando e arriva a fine mese c'è il 9 di pentacoli, che può essere un premio, un'eredità. Per qualcuno il fatto di lasciare magari questa collaborazione, anche se non vedo tagli, però potrebbe anche essere un lasciare questa collaborazione per diventare autonomo, indipendente e dare libero sfogo alle vostre idee. Andiamo a vedere il re, scusate, il cavaliere di bastoni. Abbiamo la luna e la regina di spade. Ragazzi, andate dritti verso il vostro sogno. Qua ve lo dice chiaro, il cavaliere di bastoni è un cavaliere che si muove con passione, con forza, con determinazione, con coraggio, non ha paura di affrontare quelle che sono le sue idee, le sue debolezze, quello che arriva per il cammino. Tenete presente che però avete anche la regina di spade, qui bisogna tagliare, diciamo, un po' le illusioni. È un po' come se vi dicessero di rimanere comunque con i piedi per terra. Quello che non serve, via, semplicemente. La regina di spade vi invita anche a fare dei programmi, dei piani, delle scalette progressive, per obiettivi, potremmo anche dire, no? Quella carta che vi dice che bisogna fare le liste, bisogna proseguire con un certo tipo di ordine. Tenete presente che potrebbero queste due carte anche far riferimento a qualcuno che ritorna dal passato. Vi sento un po' in una fase dove è come se qualcuno stesse cercando qualche collaboratore con il o la quale crescere, però è un po' come se dopo un po' di tempo di ricerca uno dicesse: ma forse è meglio che sto da solo. Ma qui arriva una regina, quindi è qualcuno che ha già un'esperienza, appunto potrebbe essere un ritorno dal passato
In questo caso sento che vi dà come una spinta questa persona, un aiuto. Però ecco, un'altra cosa che vi devo dire con la carta della luna, fate attenzione perché ognuno ha la propria esperienza di vita, quindi quando dà consigli lo dà filtrato in base alle proprie esperienze. Ho pubblicato un video che parla di questa cosa qua, lo trovate nel calderone spirituale come playlist ed è... com'è che dice? Parla delle proiezioni degli altri, delle critiche, non mi ricordo come l'ho intitolato, ma lo trovate lì dentro comunque, andate a cercarlo. Allora, andiamo a vedere Osho, che... Ok, 7 e 8, carro e forza ragazzi, bellissimo. Qua abbiamo il movimento, il coraggio di effettuare una scelta, il coraggio di rinascere, la forza. Questo fiore sta nascendo in mezzo alle rocce, quindi ci vuole il coraggio di spuntare per crescere. E questa carta qui, in realtà è un carro, come se vi dicesse prendete una decisione, date una direzione alla vostra vita lavorativa, fate quel programma di cui si parlava prima, cercate di porvi degli obiettivi e anche delle date. Però fondamentalmente quello che vi dice qua è di togliervi il velo grigio che avete addosso, è un po' come se vi dicesse uscite allo scoperto. Sì, mostrate il vostro vero sé, cercate di essere in allineamento con la vostra parte più intima di voi stessi. Amici dell'acquario, questo è quello che avevo per... Ah no, aspettate, manca una fattina. Non ho tirato la fattina. Rispetto. Questa carta come mi piace perché mi ricorda tanto il 9 di pentacoli. Rispetto, ma non per gli... cioè sì, anche per gli altri chiaramente. Però prima di tutto per se stessi. Autococcole, amor proprio. Mi dedico un tempo di qualità. L'ideale sarebbe un'ora al giorno, dove in quest'ora, in questo tempo, uno dovrebbe fare un po' di meditazione, coccole. Cioè, in realtà la meditazione andrebbe fatta un'ora tutti i giorni, più un'ora di sport tutti i giorni, ma siccome non si può fare sempre tutto tutti i giorni, nel mio caso specifico, faccio mezz'ora e mezz'ora, se ve la devo dire tutta. Ok? E lo sport non tutti i giorni, però la meditazione sì, cerco di essere costante. Perché si tratta proprio di quel momento che vi permette di entrare in contatto con voi stessi, ok? E vi rimetto anche questa carta qua, è un po' come il, ok, entro in contatto con la parte più intima, più interna di me. Amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, potete condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!